Meditare è una roba da hippie o può essere veramente un allenamento per la tua mente? Ciao, sono Gianmaria Bezzi e sono l'Elite Strength Coach. Meditare è una roba da hippie? Certo che sì, se non sai come farlo. Negli ultimi 30-40 anni è stato mal interpretato, ok? Meditare è sempre stato per l'uomo l'unica soluzione, un rimedio naturale per alleviare l'ansia e lo stress. Siamo talmente impegnati nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, che ci siamo dimenticati come farlo e adesso pensiamo che chi lo faccia sia un hippie. Però meditare non è roba da hippie, è una connessione che noi creiamo con la nostra mente, è una connessione che noi creiamo con il nostro io. È l'unica soluzione naturale, un rimedio naturale che abbiamo per alleviare tutte le nostre preoccupazioni e senso di frustrazione che viviamo quotidianamente. La meditazione non è una semplice ripetizione nel tempo di un mantra o di una frase specifica, come possono essere tante. Meditare è un esercizio di visualizzazione guidata, è lo stesso esercizio che faccio fare a tante persone che come me seguono il metodo Strong Mind. Visualizzare significa creare delle immagini nitide nella nostra mente. Meditare serve a questo, a creare delle immagini nella nostra mente, serve a rilassare il nostro fisico e a creare delle opportunità per la nostra mente di arrivare dove lei desidera. Questi esercizi di visualizzazione servono per farci crescere. Molto spesso le persone che vengono da me chiedendomi un aiuto soffrono di una nevrosi infantile. È una parola forte, però rende molto bene l'idea. Sono persone adulte che si comportano ancora come bambini perché non hanno saputo affrontare le difficoltà nel corso degli anni e tuttora agiscono come dei bambini, si lamentano, hanno paura, non riescono ad agire in situazioni di necessità. Il training di meditazione che io eseguo su me stesso in primis e sulle persone che seguono il metodo di Strong Mind è un esercizio semplicissimo. Voglio condividerlo con te perché semplicemente tu abbia tutti gli strumenti necessari per poter rendere la tua vita migliore ed essere più felice. Io non ti sto dando del bambino, non ti sto dando dell'infantile, però ci sono oggettivamente delle situazioni nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, che ci rendono infantili. Noi dentro la nostra personalità ne abbiamo tre diverse, che sono quella infantile, quella adulta e quella genitoriale. Possiamo riconoscerle immediatamente. Quando una persona parla con noi con un tono pacato, con un tono deciso, abbiamo di fronte a noi una persona adulta. Quando sentiamo parlare di fronte a noi una persona che piagnucola, che quasi canzona, abbiamo sicuramente di fronte a noi una persona infantile. Se invece abbiamo di fronte a noi una persona che ci accudisce, che ci dà un consiglio e che ci trasmette tranquillità, quella persona in quel momento ha sviluppato una personalità genitoriale. Questo significa che per prendersi cura delle altre persone bisogna prima essere un infante, poi diventare adulti e poi diventare genitori. Non si può fare al contrario ed è questo che il training meditativo insegna, a crescere anche quando noi non riusciamo a farlo nella natura, nelle cose di tutti i giorni, quelle cose che ci spaventano, che non riusciamo a superare, creiamo delle autoimmagini di noi stessi che sono forti, che sono capaci di sovrastare quel pericolo, quell'insicurezza e che ci permettono di andare avanti con la nostra vita. Un bambino, anche se ha 35, 50 o 60 anni, non potrà mai raggiungere la felicità ed è questo Strong Mind, raggiungere la felicità tramite l'allenamento e il training meditativo. Voglio spiegarti bene di cosa si tratta perché non voglio lasciare al caso che malinterpretato o quant'altro. Il training meditativo è una pratica semplice, schematica e utilizzabile da chiunque. Semplicemente si tratta di chiudere gli occhi, fare 8 respiri profondi e creare nella nostra mente delle immagini di una persona adulta, di una personalità capace di reagire agli stimoli. Può essere una qualsiasi persona, può essere un nostro genitore, può essere un nostro amico, possiamo essere anche noi stessi se vogliamo, però dobbiamo coprire un ruolo ben specifico di una persona capace di essere autonoma, di volersi bene e di avere il dominio sul territorio. Questo è fondamentale. Io non posso avere un'autoimmagine di me adulta con il pannolino o che non è capace di fare neanche il letto, ok? È una cosa molto importante. La mia autoimmagine adulta può essere un guerriero spartano, può essere un'amazzone nella foresta dell'Amazzonia, può essere qualsiasi cosa vogliate. L'importante è che sia
un'immagine ben specifica che noi riusciamo a proiettare nella nostra mente. Facendo questo training, 8 respiri profondi, rumorosi, quindi io li devo sentire. Facciamolo lavorare questo diaframma che non lavora mai, siamo sempre tesi, abbiamo sempre l'addome tirato, quindi 8 respiri profondi e iniziamo il mantra, iniziamo questo esercizio di visualizzazione guidata. Questa persona la dobbiamo vedere, visualizzare con i nostri occhi, dobbiamo far sì che noi entriamo dentro di essa e essa entra dentro di noi. Ci deve essere uno scambio, deve esserci una fusione, quella persona deve essere dentro di noi. Questo esercizio, io lo ripeto, per tutti quelli che seguono il metodo Strong Mind, deve essere fatto tutti i giorni per la durata necessaria. Può essere una settimana, un mese o un anno. L'importante è che l'immagine che noi proiettiamo nella nostra mente renda noi adulti, ok? Tutti quei pensieri che noi abbiamo durante il giorno, oddio non ce la faccio, oddio non, perché proprio a me, proprio in quei momenti lì noi dobbiamo avere questa immagine di supporto che ci si focalizza nella mente e prende parte di noi. Non ti preoccupare Giamma, è un momento, passerà, sei adulto, hai autonomia totale, l'amor proprio per te stesso e riuscirai ad andare avanti. È questo che succede tutti i giorni nelle vite di ciascuno. Purtroppo i problemi esistono e non possiamo evitarli. La maniera con cui affrontiamo i problemi deve essere sempre quella propositiva, quella che ci fa trovare una soluzione, quella che ci fa trovare un rimedio e porre un rimedio a questo problema che noi abbiamo. Essere un infantile non vuol dire per forza fare i capricci, significa non saper agire in momenti di stress e in momenti di difficoltà. Questo è Strong Mind, è quello che io faccio e che insegno a chi segue il mio metodo. Raggiungere la felicità attraverso l'allenamento, perché con l'allenamento non è semplicemente sollevare un peso, è una sfida continua, ogni giorno deve essere più difficile delle altre, perché quello che tu sollevi in palestra ti deve insegnare che nella vita ti rende più forte. Quello che tu dici non ce la faccio, Dio è più forte di me, lo lascio cadere, no, quello è il tuo infante, tu devi prendere quel peso e riuscire a tirarlo su. Poi è normale che non succeda, poi è normale che tu venga anche tirato giù da un peso che è troppo pesante, ma quello succede anche nella vita. Se ti succede qualcosa di traumatico non lo puoi superare così come se nulla fosse. Mi dispiace, è una verità che conoscono tutti, non mi vergogno a dirla. Se dovesse morire un tuo genitore, non devi cadere a terra come se fosse successa la cosa più brutta del mondo. È chiaro, è una tragedia ed è un dolore immenso, però se sei forte abbastanza riesci a superarlo come l'hanno superato milioni di persone prima di noi, anzi miliardi di persone prima di noi, perché la morte fa parte della vita, come la sofferenza. Dobbiamo essere noi a essere forti, dobbiamo essere noi ad allenarci, perché la vita non è semplice e se non sei preparato ad affrontarla non riuscirai mai a farlo. Quindi meditare è sì una roba da hippie se non sai farlo. Meditare serve a costruire un'immagine forte di te, serve a allenare la mente, ad avere dei calli nel cervello come hai dei calli sulle mani quando ti alleni. I calli servono a non farti male quando la presa diventa forte, quando il peso diventa troppo duro. Ok, i calli ti proteggono e la meditazione ti protegge nella vita vera. Questa è la meditazione, questo è il mio metodo, questo è Strong Mind.